Ok, stiamo andando a Bologna per fare la via degli Dei. Come potete vedere dalla nebbia, come vedete dalla nebbia è autunno. Stai dicendo? Perché? 30 luglio. Il 30 luglio. E noi facciamo la via dei Dei il 30 luglio. Certo. O quanto saremo grulli. Parecchio. O dove stai andando? E sto andando ad iscrivermi al canale. Aiutateci, fatelo anche voi, è anche gratuito. Marimba. Ciao. Il Palazzo del Podestà con la Torre dell'Arengo, il Nettuno del Gian Bologna, San Petronio. In che piazza siamo? Piazza San Petronio. Piazza Maggiore a Bologna. Piazza Maggiore. E Stavo dormendo. sono le 7:50 e diciamo con almeno un'ora e mezzo di ritardo su quanto sarebbe auspicabile. Stiamo partendo per... Per la via degli Dei e poi ci sarà anche molto altro. e molto altro. Ok, se ce la facciamo partendo il 30 luglio col caldo a quest'ora, arrivando a Brento, vuol dire che la tappa non è così difficile. Se invece non ci vedrete più, sappiate che vi abbiamo voluto bene. Iscrivetevi alla memoria. L'arco del Meloncello. E mi sa che da qui si comincia a salire. Stazione quinta. A salire lungo i portici c'era una Via Crucis e a scendere c'è un'altra Via Crucis. Chissà chi vince in questa qua, magari nella prima vinceva un altro, si cambiano. Una volta che ce la fa a scappare dai centurioni romani. Senti, c'è ancora luce ed è presto, e se allungassimo fino a Monzuno? Vai. No, ci fermiamo qui? Direi di
Va bene, B&B sulla via degli dei. C'erano 4 camminatori sul Montedone e poi uno misteriosamente è finito disperso. Per Bologna 70.000 passi, acqua per insetti impollinatori. Per Firenze 138.350 passi circa. Carina questa di sosta. Dai, oggi l'arrivo al sole, però è in discesa. La di sosta è abbastanza famosa perché c'erano delle ruote, solo che non c'è vento per fare girare oggi, o forse se ne sono arrugginiti troppo i cardini. Sì, è che una volta queste giravano, ma probabilmente si sono arrugginiti i cardini. Poi oggi non c'è tanto vento. Carina, no? Dove state andando? Quanti siete? Cosa portate? Un fiorino. Un fiorino. Olè, Dai, molla il fiorino. non c'è cacao, non c'è miseria.
sti toscani. Siamo arrivati al passo delle Banditacce, 2204 metri di altezza, è il punto più alto della Via degli Dei. Per cui ora Gnometta suonerà la campanella, se ci arriva, ci arrivi. Evviva! Questo è forse il tratto meglio conservato che abbiamo visto oggi. E questo era il militare, per cui non c'erano i solchi dei carri come sulle altre strade romane, insomma, la usavano solo le legioni per spostarsi velocemente. Domani si risale di qua, già rifà tutta la salita, adesso il campeggio deve essere là in fondo. Siamo al passo dell'Osteria Bruciata, anzi buongiorno alle 2 in cammino. Oggi da Monte di Fo a Tagliaferro, 27, 28, 29 km, non sappiamo ancora, a seconda che si prenda la variante a Bosco dei Frati o meno. Ci dica, come ci si sente a fare il cappuccetto rosso sulla Via degli Dei? Devi andare a trovare la nonna! E il cestino con la merenda dov'è? C'è la fiaschetta di rum. C'è la fiaschetta di rum. C'è la variante, prendendo questo sentiero qua, che è un tratto del cammino di Gagliano, arriviamo prima al Gagliano del Mugello, poi arriviamo a Bosco dei Frati, che è il convento francescano, poi a San Piero a Sieve. E noi, Sentieri dell'Infinito, ecco, ho sentito che era segnato così, e poi noi da San Piero Sieve continueremo per Tagliaferro. Oh, ma quella radura là è a forma di cuore, Per una radura innamorata. è la radura innamorata. Verso Gagliano, dove ci aspetta il bar. Giunto
anche il cartello Ipovia Pegaso. Noi Ipovia l'abbiamo fatta sul cammino dei Navicelli a pian di rota. Ipovia Pegaso, il simbolo giustamente è una tigre, no, penso che l'abbiano appiccicato dopo con un adesivo dei burloni. Anche là c'è un altro Ipovia Pegaso con sulla tigre, ma penso sia qualcosa messo da altri. Siamo a Gagliano Mugello e questa è la sua quercia secolare. Può essere grande. Ci voleva una passeggiata nel bosco all'ombra, che siamo stanchi, però così la sentiamo meno la stanchezza rispetto a fare il pezzo di asfalto diretto da Sant'Agata a San Piero a Sieve. Bella sfacchinata la salita ed ecco qua la fortezza Medicea, che in effetti assomiglia un po' alla fortezza vecchia di Livorno come stato di conservazione, con i bastioni che si stanno sfaldando. Guardategli la crepa, ancora un po' ci passa una persona per entrare all'interno. Ora dobbiamo girare intorno per metà della fortezza e poi saremo di nuovo sul percorso della Via degli Dei. Villa Medicea con la torre e sotto metteranno le cascine dei tavoli, non so. Oh, siamo saliti, siamo scesi e siamo risaliti. Siamo a 3 km dall'arrivo a Tagliaferro. Tagliaferro, ora dobbiamo solo trovare la casetta cantoniera. Oggi ultima tappa della Via degli Dei, da Tagliaferro a Firenze, 30 km e qualcosa. Siamo già a buon punto, qui siamo tra Tassaia e Poggio Fondello. Dietro la villa con la pieve di Tassaia c'è il famoso striscione: superato il Purgatorio, amminato il Paradiso, state per arrivare a Monte Senario. Ecco il convento di Monte Senario. Vabbè, stanno ristrutturando, meglio così, dai.
pazienza se ci sono impalcature. Forse non ho ancora smaltito il rum di ieri sera, no, in realtà era giusto uno sciottino, ma laggiù mi pare di vedere la cupola del Brunelleschi. Non so se si vedrà nel video, magari proverò a zoomare in post produzione. Va bene, dai, questa è la vista della meta, ti rinfranca sempre, ti fa accelerare il passo. Cos'è, un'area di sosta? Ma è carina. Un po' l'ha fatto sulla... Sì, però è il sole l'area di sosta. Il sentiero continua molto dolcemente, Giulia era contenta, però siamo sospettosi perché ci aspettiamo sempre il peggio, catene, chiodi nella roccia, scalini. No, vabbè, ce lo godiamo, finché così ce lo godiamo. Sono quasi le 11, sono 10:56. Mi sa che arriviamo su a Poggio Pratone e pranziamo. Io spero che ci sia un prato a Poggio Pratone, che non sia tutto asfaltato, tutto asfalto. Ed eccola la cupola del Brunelleschi, Firenze, il Duomo di Firenze, Battistero. Quando uno pensa che le salite siano terminate, c'è il sovrapasso di Campo di Marte. Cerci suoi, dove sta costruito. Ti evita di fare il giro, tutto il giro intorno alla stazione. No, ma scale mobili no? No. Siamo arrivati da Nettuno a Nettuno in 5 giorni, è stata dura perché a Monzuno mi si è accodato la gendarmeria ducale, mi sparavano con l'asinello perché sparavo i limiti di velocità
ma io sono riuscito a seminarli, anzi li abbiamo seminati perché noi siamo tosti. Che ubriaco. Anche se qualcuno ha avuto un incidente con una roccia, non si vuole far riprendere. Siamo arrivati dal Nettuno di Bologna, da San Petronio, al Nettuno di Piazza della Signoria a Firenze. 5 giorni.